Questo video vuole essere una breve guida introduttiva indispensabile per chi inizia per la prima volta a utilizzare AutoCAD. Andremo a vedere quali sono gli strumenti necessari, importanti per utilizzare per la prima volta questo programma di CAD tra i più usati al mondo. Abbiamo appena cliccato nell'icona del desktop di AutoCAD, ci propone questa schermata e qui il clic su Inizia nuovo disegno. Ci troviamo di fronte a una marea di icone, a uno schermo nero con delle righe, vedete questa è la griglia. L'importante è che qui sia settato per il momento disegno annotazione, che è la combinazione di icone che ci troviamo di fronte. Dopodiché ci portiamo subito su questa riga qui sotto, dove troviamo tutti gli strumenti per settare la precisione del disegno in AutoCAD. Il primo che troviamo è la possibilità di vedere la griglia, questa rete diciamo che ci aiuta a orientarci nel disegno. Non è fondamentale, come non è fondamentale l'OSNAP all'aggancio diciamo ai punti di griglia, anzi nel mio caso proprio lo toglierei questo tasto, quindi per aggiungere o togliere tasti possiamo spostarci su questa ultima icona, vedete qui l'ordine di questo elenco, vedete rispetta l'allineamento a sinistra di questa distribuzione di icone, quindi la seconda icona ce la troviamo qui, modalità snap, togliamo, riclicchiamo qui per togliere l'elenco. Subito ci spostiamo qui in alto dove troviamo gli strumenti per il disegno, eccoli qua. Comando fondamentale e linea, basta cliccare sopra, mettere giù il primo punto e poi il secondo. Aiutatevi con questa linea puntinata che vi permette di andare dritti, diciamo, nel posizionamento della linea. Adesso basta semplicemente dare l'entità, la lunghezza della linea, quindi io farei proprio una linea lunga 10. 10 invio. 10 cosa? AutoCAD lavora in unità di disegno, non ha un'unità, diciamo, specifica. Siamo noi che con la nostra testa abbiniamo questa unità ai centimetri o ai millimetri. Nel mio caso, visto che ho intenzione di fare una semplice casetta tipo quelle che si fanno alle elementari, decido che le unità di AutoCAD che sto usando in questo momento corrispondino a 1 metro, quindi una unità 1 metro. Ho dato 10, quindi vuol dire che ho realizzato una linea lunga 10. Possiamo quindi zoomare per avvicinarci, vedete, effettivamente alla larghezza della linea, come ruotando e premendo per spostarci la rotellina del mouse. Fondamentale questa cosa, quindi ruotando facciamo uno zoom e poi premendola apparirà la manina e permette di spostarci. Eccola qua, questa è una linea lunga 10, confermo con invio. Bene, osserviamo quest'altra icona fondamentale perché ci permette di avere sempre a disposizione, mentre inseriamo una linea, per esempio, le indicazioni di lunghezza e angolo. Se io tolgo questo, non ce l'ho più, vedete. Si chiama input dinamico, è bene sempre averlo attivo. Dopo ci spostiamo ancora e troviamo questa icona, permette di vincolare le linee che stiamo costruendo, vedete, all'angolo di 90 gradi. Però è un po' andato in disuso questo qui. Io preferisco lasciarlo disattivo e utilizzare invece il puntamento polare, sempre attivo, perché fa la stessa cosa, vedete, mi crea le linee puntinate, in questo caso ogni 90 gradi, una piccola precisazione, per AutoCAD lo 0, la partenza diciamo delle misure degli angoli è questa, quindi l'est diciamo, qui abbiamo lo 0 effettivamente, poi vedete 30 e così via, in senso antiorario. Dicevo che preferisco questo strumento, puntamento polare, perché possiamo avere anche altri aiuti, non solo a 90 gradi, ma anche a 45, quindi ci troviamo, per esempio, la linea puntinata di aiuto a 0 gradi, ma anche, se ci avviciniamo, ecco qui, a un angolo di 45 gradi, compare questa linea. Se io lascio il mouse sopra la linea puntinata e digito dal tastierino che so 10, realizzo una linea lunga 10 con un angolo rispetto alla base di 45 gradi. Ecco fatto. Vedete che ho sempre attivo questo aiuto a 45 gradi, quindi sta a voi se tenerlo o meno attivo. Vi faccio notare che ci sono anche i 30 gradi, i 23 e così via. Per il momento io torno ad avere il 90 gradi.
Poi ci spostiamo, questo qui è il puntamento, cosiddetto appuntamento, cioè permette di far comparire queste linee puntinate, d'accordo? Soprattutto quando utilizziamo gli snap, che vediamo subito cosa sono perché sono fondamentali, importanti. Se clicchiamo su questa freccia ci compaiono tutti gli snap che sono impostati in questo momento, ma è bene però andare a vedere la finestra vera e propria di impostazione, ossia impostazione snap ad oggetto. Eccola qui. Qui possiamo settare questi agganci precisi. Un mio consiglio è questo: utilizzate questo settaggio permanente, diciamo, quindi la parte sinistra completamente attivata più estensione vedete sulla destra, mentre il tasto F3 permette, il tasto F3 di tastiera, di attivarli o disattivarli momentaneamente e velocemente. Tutti questi aiuti in base ovviamente alle occorrenze. Allora, diamo ok, cancelliamo questo. Allora, man mano che andiamo avanti col nostro piccolo disegno, vedremo appunto la relazione con gli snap e il disegno che stiamo facendo. Allora, continuiamo la nostra casetta. Abbiamo già questa linea lunga 10, in questo caso 10 metri. Mettiamo giù, vedete, compare lo snap fine, il primo punto, e andiamo su di 8 metri e diamo invia. Ecco qua. Poi, attenzione, grazie al fatto che abbiamo lo snap estensione e il puntamento, possiamo fare questa tecnica. La ripeto, riprendo il comando linea, mi soffermo un attimo su questo punto, compare ovviamente lo snap fine, mi lascia un marcatore che mi è molto utile, vedete, per fare questo tipo di operazione. Altrimenti, se non voglio fare tutto questo discorso, posso tranquillamente spostarmi una volta che compare la linea puntinata verso sinistra e digitare 10 ancora. E poi andiamo a chiudere semplicemente approfittando dello snap fine. Eccolo qua. E invia. Poi riprendiamo il comando linea. Ci portiamo su questo punto e facciamo un'inclinazione, il tetto per così dire. Allora, per fare questo, approfittiamo del punto medio, vedete, mi soffermo un attimo e vado su. Facciamo il clic in questo punto e poi successivamente su quest'altro vertice. Bene, ora vogliamo allungare un po', diciamo, le falde del nostro tetto. Semplicemente facciamo clic e grazie anche ai grip che ci permettono di modificare velocemente la geometria, possiamo spostarci, vedete, in questo modo. Posso fare questa operazione solo per il fatto che ho attivato lo snap estensione. Quindi qui digito che so una falda di 1 metro. Avete visto che quindi anche i grip ci permettono di modificare velocemente la geometria. Anche qui vedete, mi sposto in giù con il mouse verso destra, approfittando della traiettoria che mi crea lo snap estensione, e anche qui digito 1 metro e invio. Ecco qua. Vediamo di mettere un abbellimento qui sopra, ovvero un cerchio, quindi conosciamo bene anche il comando cerchio. Possiamo per esempio soffermarci un attimo qui, spostare in questo modo, mettiamo giù il punto centrale del cerchio e il raggio che potrebbe essere un raggio di 0,5. Poi andiamo a fare la porta, questo ci permette di conoscere il comando rettangolo che vediamo qui. Rettangolo fa esattamente un rettangolo, quindi approfittiamo del punto medio, vedete? E poi ci spostiamo verso l'alto. Attenzione che impariamo una cosa nuova. Possiamo dare le misure precise di un rettangolo in questo modo. Allora, il primo valore rappresenta la larghezza di questo rettangolo. Vedete 1,08, diamo una larghezza precisa, cioè una larghezza magari di 1 metro. Attenzione, con Tab, il tasto con le due freccette, quello che si trova sopra il locchetto, lo premiamo una volta e ci spostiamo dall'altra parte dove diamo invece l'altezza del rettangolo. Di solito una porta è alta per esempio 2 metri e diamo invio. Ecco qua, abbiamo posizionato la porta con un piccolo problema, non è in centro. Non ci preoccupiamo di questo perché andiamo subito a conoscere il comando sposta, un comando di editazione ovviamente di AutoCAD che ci permette di spostare gli oggetti come una volta selezionati in questo modo
confermiamo con invio, andiamo a prendere il punto di riferimento iniziale dello spostamento, ossia esattamente a metà. Vedete che compare anche l'OSNAP 100 geometrico. Allora, prendiamo l'aggancio nel punto mediano della base del nostro rettangolo e lo spostiamo sul punto, vedete qua, eccolo qua, su questo qua che è esattamente in centro. La selezione appunto, vediamo come funziona in AutoCAD. Dopo esserci sincerati di non avere nessun comando attivo, quindi aver premuto più volte ESC, partiamo da destra verso sinistra, in questo caso si chiama metodo interseca, tutto quello che viene intercettato viene selezionato. Mentre se partiamo invece da sinistra verso destra, solo quello che viene completamente racchiuso all'interno della finestra di selezione viene selezionato. Eccolo qua, questo si chiama metodo finestra. Chiarito questo, andiamo a conoscere un altro comando molto simile al comando sposta, ovvero copia, che permette di fare la copia degli oggetti. Selezioniamo per esempio questa porta, confermiamo con invio, prendiamo un punto di riferimento per lo spostamento e vedete, io ho intenzione di fare una finestra con questa copia, quindi mi appoggio un attimo su questo vertice per prenderne il marcatore, poi mi sposto per esempio di 3 metri e do invio. Eccola qua la posizione. Ho ancora eventualmente un riferimento alla porta per continuare le copie, ma non mi interessa. A questo punto faccio ESC, attenzione, conosciamo un altro metodo di modifica, questa volta utilizzando i grip, ossia i quadrettini blu che compaiono non appena selezioniamo l'oggetto. Ecco, in questo caso mi posiziono su quello centrale, vedete, e posso spostarmi in questo modo. Per esempio mi alzo di 1 metro e confermo con invio. Ecco qua la nostra finestra. Bene, andiamo ora a conoscere un altro fondamentale comando di editazione, ossia specchio. Si selezionano gli oggetti o l'oggetto interessato. In questo caso la mia finestra. Confermo con invio. Dopodiché bisogna specificare l'asse sul quale avverrà la specchiatura, ovvero in questo caso questo asse, quindi lo decido con 2 punti. Eccolo qua. Non è ancora terminato il comando, ci chiede se vogliamo cancellare gli oggetti sorgenti, no, e così il comando è terminato, vedete ho specchiato l'oggetto finestra. Possiamo riprendere il comando anche ripremendo barra spaziatrice, in questo modo AutoCAD riprende l'ultimo comando utilizzato, è molto comodo per velocizzare diciamo la selezione di un comando appena utilizzato. Bene, facciamo questa selezione, vedete, potrei anche fare così. Ok, confermo con invio, questa volta l'asse di simmetria che vado a decidere è questo, eccolo qua. E abbiamo creato le nostre finestre. Sono un po' troppo alte, queste le abbassiamo un po', abbiamo 2 possibilità, una di riutilizzare il comando sposta oppure facciamo conoscenza di un altro metodo. Selezioniamole così, in modo da far comparire i grip. Ci posizioniamo con un clic su questo grip, per esempio, poi barra spaziatrice. In questo caso attiviamo il comando sposta e lo spostiamo, che so, di 1 metro verso il basso. Quindi posizioniamo il tutto con il mouse verso il basso e diamo 1 invio. Ecco qui realizzato lo spostamento. Bene, andiamo invece a conoscere ora arco, che è un comando di disegno. Eccolo qua, funziona così, ha bisogno di 3 punti per essere definito. Quindi il primo punto, poi possiamo fare così, sfruttare sempre il centro per definire il secondo punto ed eccolo qua il terzo. Riprendiamolo con barra spaziatrice, eccolo qua, un altro punto, anzi facciamo così, siccome lo vogliamo alto uguale, andiamo a prenderci l'altezza proprio in questo modo, facendo riferimento al primo arco che abbiamo fatto. Riprendiamo nuovamente l'arco, ecco qui, ed ecco fatto. Bene, conosciamo un altro fondamentale comando di modifica, ovvero taglia, permette di tagliare geometria una volta definiti i limiti di taglio. Per comodità è sempre meglio abbondare nella selezione, quindi tranquillamente andiamo a selezionare tutti questi limiti. Confermiamo con invio e dopodiché andiamo a tagliare gli elementi che non ci interessano. Ecco qua. Ci spostiamo, vedete sto premendo la rotellina del mouse, qui invece ruotandola mi avvicino o mi allontano a seconda delle esigenze. Attenzione, potrei fare un clic anche qui, ma non taglia nulla. Perché?
perché in sé questo è un elemento a sé stante, quindi può essere cancellato. Eccolo qua. Troppo alta la casa? Troppo alto il tetto? Nessun problema, c'è un comando che ci aiuta per questo ed è il comando stira. Lo troviamo qui. Guardate come funziona, sempre con il metodo interseca, però non finestra, quindi faccio questa selezione in questo modo, eccolo qui, confermo con invio, un punto di aggancio per lo spostamento e sposto il tutto, che so, di 1 metro verso il basso. Ecco qua. Comando copia, facciamo una copia di questa finestra, utilizziamo questo vertice per lo spostamento, attenzione, sfruttiamo questa cosa e questo, in modo, ecco qua, da posizionarlo in maniera precisa. Conosciamo il comando ruota, sempre nel gruppo edita, eccolo qui, si seleziona l'oggetto, per esempio, il punto di base potrebbe essere proprio questo centrale e poi facciamo una rotazione di 45 gradi per ottenere questo tipo di finestra. Allora, conosciamo velocemente anche il comando raccorda, non ci interessa nello specifico, però sicuramente in altri progetti è un comando che ci può risultare molto utile. Troviamo questo comando qui nella barra edita, eccolo qua, raccorda, quindi funziona così. Si fa ovviamente un clic. Attenzione, la prima cosa da fare adesso è tasto destro e impostare un raggio di raccordo. Vabbè, ipotizziamo un 4. Poi il comando continua con la richiesta di selezionare due, vedete, chiaro che è esagerato, due lati per realizzare il raccordo con il raggio inserito. Questo raggio rimane sempre impostato anche per nuovi successivi raccordi. Eccolo qua. Ovviamente annulliamo, CTRL Z e CTRL Z. Se vogliamo cambiare il raggio non facciamo altro che ritornare sul nostro comando, tasto destro, raggio, mettiamo 1 questa volta e facciamo per esempio un raccordo tra queste due linee. Eccola qua. Comando che è molto simile come applicazione invece è quello che troviamo subito dopo, cima. In realtà sarebbe il nostro smusso. La traduzione dall'inglese non è molto felice. Anche qui dobbiamo impostare non un raggio, ma delle distanze. Allora, se vogliamo fare smussi di 45 gradi, queste distanze devono essere uguali, sia la prima che la seconda, vedete? E poi si seleziona come prima i due segmenti, in questo caso da cimare e da raccordare. Annulliamo, riprendiamolo perché andiamo a impostare invece delle distanze differenti, ossia la prima di 1 e la seconda di 2, per ottenere questa volta questo effetto. Eccolo qua. Ritorniamo al nostro progetto. Bene, andiamo avanti con il conoscere sempre nuovi comandi. Per esempio, vogliamo assegnare un tratteggio che simuli la muratura. Allora ci portiamo qui, vedete, questo è il comando interessato, tratteggio. Facciamo così. Cambia, vedete, questa barra multifunzione, abbiamo una serie di cose, tra le quali proprio delle icone, dove noi andiamo a prendere, ecco, andiamo a prendere questa muratura, brick. Eccola qua, basta posizionarsi, vedete, all'interno di questa area chiusa, fare un clic. Ovviamente la scala è troppo grande, quindi ci portiamo qui dove c'è il simbolo di scala e abbassiamo questa scala per esempio a 0.05. Ecco qua i nostri bei mattoni. Chiudiamo la retinatura, vediamo velocemente come inserire del testo. Abbiamo l'icona qui, molto semplice, si fa una finestra, eccola qua, con due clic all'interno si scrive il testo e poi si chiude. Troppo grande, nessun problema, ci permette di conoscere il comando scala. Quindi abbiamo il comando scala sempre qui, nella sezione edita, scala, un punto, diciamo, base di riferimento e poi la scala. Allora, funziona così. Con valori superiori a 1 aumentiamo la scala, con valori inferiori a 1 diminuiamo la scala. Per esempio, vogliamo dimezzare questa grandezza del testo, non facciamo altro che scrivere 0.5. Ecco qua. Ancora troppo grande. Allora riprendiamo il comando scala, nuovamente la selezione, il punto e facciamo 0.5.
Va bene, così può andare. Chiaramente possiamo spostare il tutto con questo grip e posizionare magari il testo in quest'altra parte. Abbiamo visto tantissimi comandi. Per concludere andiamo a vedere come assegnare velocemente delle quote spostandoci nella scheda annota. Eccola qua. Per esempio qui troviamo l'icona lineare che ci permette di assegnare appunto quote lineari. L'assegnazione è molto semplice, si fa un clic sfruttando appunto gli snap, eccolo qua, e poi ci si sposta in questo modo. Qui dobbiamo un po' preoccuparci perché chiaramente le quote hanno un testo e dei riferimenti troppo grandi. Allora, vedete? Qui c'è una freccetta, basta cliccarla e ci porta automaticamente nella gestione stile di quota. Andiamo in modifica, la scheda che ci interessa è adatta e la scala. Anche qui funziona come prima, per dimezzare basta mettere un valore per esempio di 0,5, ma qui vogliamo ancora di più esagerare, quindi portiamoci a 0,1, cioè rimpiccioliamo di 10 volte il tutto. Diamo ok, ecco qua, direi che va proprio bene. Poi possiamo continuare. Basta semplicemente posizionare gli estremi e poi fare clic. Qui abbiamo visto le quote lineari. Velocemente la quota allineata, vedete la differenza è che si allinea quando si tratta di quotare linee inclinate. Ancora qui troviamo per esempio il raggio, che ci permette, per esempio, una volta toccato una circonferenza o un arco, di assegnare la quota. E non ci resta che far vedere come stampare questo oggetto per concludere questa brevissima lezione dove abbiamo cercato il più possibile di farvi vedere quali sono le tecniche da utilizzare non appena apriamo per la prima volta il nostro AutoCAD. L'icona della stampa l'abbiamo sia in questa barra, si chiama barra di accesso rapido, sia cliccando sulla A rossa, c'è l'icona di stampa, anche qui velocissimi. Assegniamo una stampante, per esempio PDF, quindi DVG, che è l'estensione di file di AutoCAD, to PDF. Il foglio è questo, quindi stiamo parlando di una A4. Qui definiamo l'area di stampa. Schermo vuol dire tutto lo schermo, ma noi andiamo a selezionare, per esempio, tramite una finestra, in questo modo, racchiudendo gli elementi che vogliamo stampare. Mettiamo in centro il tutto, facciamo un'anteprima. Ecco, questo è il risultato. Non siamo in scala però. Per far andare tutto in scala la roba è abbastanza complessa, vi invito a seguire i miei corsi per capire il tutto. Comunque ora vi dico che se voglio stampare per esempio questo disegno in scala 1 a 100 vuol dire che un metro sarà rappresentato in stampa, se vado a prendere il righello e misuro quel tratto, da 10 mm, ok? Quindi stampa 100 vuol dire che, mi ripeto, la mia unità di disegno di AutoCAD deve corrispondere a 10 mm effettivamente in stampa. Facciamo un'anteprima, eccolo qua. Se noi andiamo a stampare questo disegno, e lo faccio, ecco, diciamo questa è la stampa in PDF. Concludiamo qui questa breve lezione introduttiva per iniziare a utilizzare subito AutoCAD per la prima volta. Ovviamente vi invito a seguire i miei corsi dove potete scaricare tutte le video lezioni in formato HD nel vostro PC e questo vi permetterà di approfondire e imparare AutoCAD con i tempi che decidete voi e soprattutto vi permetterà di diventare dei disegnatori professionali con questo programma. Alla prossima!